In questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi avrei dovuto parlarvi, dopo della pietra carborundum, della pietra ad acqua o ad acqua giapponese. Ce ne sono vari modelli. Questa è una 3000-8000, sempre per la filatura. Qui vedete che ho delle pietre diamantate, qui vedete che ho una bara in ceramica, qui vedete delle altre pietre ancora incartate e qua vedete una coat, quella esatto che usano i contadini tutti i giorni. Ma non vi parlerò della filatura, non vi parlerò della pietra, andiamo a scoprire perché. Allora, vi stavo dicendo che dovevamo parlare oggi di affilatura. Avrei dovuto fare anche un video sulla vita dopo la morte, che comunque farò, entrambi i video li farò, ma in realtà avevo deciso di non parlare più di affilatura. Perché ultimamente stanno succedendo delle cose strane. Non so se do fastidio a qualche youtuber che parla dei miei stessi argomenti. Stiamo aumentando molto di numero, io vi ringrazio tantissimo, vi mando un abbraccio, siete veramente meravigliosi. Tanti mi scrivete commenti, mi chiedete consigli, io dove posso rispondo subito, altri devono aspettare un po' e scusatemi se qualche commento mi sfugge, ma a volte anche dalle applicazioni alcuni commenti non si vedono, oppure c'è qualcuno che mette il commento, poi lo cancella, si vergogna, non lo so. Comunque sia, e voi scrivetemi pure, io cerco di rispondervi sempre nei tempi più brevi possibili e cerco anche di darvi le risposte sempre genuine. Questo può essere un'altra cosa che dà fastidio, perché io non ho sponsorizzazioni, ma non perché non le voglio, anzi, se qualcuno, visto che è anche un momento un po' della vita in cui qualche soldino farebbe comodo, che non si può lavorare, almeno nel mio lavoro di questo momento, di questa parte della mia vita, si svolge col turismo e quindi il turismo è fermo. Quindi se qualcuno vuole offrire qualche sponsorizzazione, ben venga, tenendo presente che deve essere una sponsorizzazione onesta. Io, come vedete, anche quando parlo di coltelli, quando parlo delle cose che vi mostro, delle attrezzature, delle tecnologie, dei casalinghi, di qualsiasi cosa che utilizzo, ne parlo con onestà, parlo per esperienza. Sono un omaccione, un vecchio babbione, non ho bisogno di farmi bello davanti a nessuno e vi parlo di quello che utilizzo, della mia esperienza, come mi sono trovato nell'utilizzarlo. Per cui non do pareri di parte, se devo parlare anche poco bene, diciamo, di una cosa, ne parlo. Non so se sia questo che dà fastidio, non so, ripeto, se perché, ma hanno cominciato a far girare voci sul web come quelle che ho smentito in uno short veloce, così d'impulso, che il canale chiude, che io non farò più certi video o ne farò altri, e questo mi dispiace. È altresì vero che ho bannato qualcuno dal canale, ma questo è dovuto sempre al fatto che dico sempre: chi offende, chi viene per denigrare, viene prontamente bannato. Uno può venire, dire la sua, dice no, io non sono d'accordo, oppure io utilizzo questo metodo, io faccio quest'altra maniera, e qua mi ricongiungo al fattore della filatura. Non volevo più fare video della filatura perché, a parte quelle persone poco intelligenti che vengono a criticare insultando, ci sono ogni tanto polemiche e guardateli i video, guardateli per intero, ascoltate quello che si dice per capire che io non ho mai detto, e mai mi permetterei, non sono certo tipo che come affilo io affilo benissimo, che va tutto benissimo, che non ci sono altri metodi di affilatura. Anzi, vi dico sempre che ci sono diversi metodi, diverse tecniche di affilatura e ognuno si trova meglio con quella che preferisce. Semplicemente la mia filosofia è cercare di insegnare
ai neofiti, a chi vuole imparare, ad affilare con una singola pietra, una pietra magari a due facce, una pietra da pochi euro. Dopo il filo non sarà raffinato, non sarà un filo che piace a chi vuole tenere il coltello in vetrinetta e vuole che il filo sia lucente, o chi ha ovviamente la voglia di avere un filo più lucente. Ma una volta che voi avete imparato la tecnica base, vi raffinate, aggiungete altre tecniche, aggiungete altri tipi di strumentazione. Ecco che all'inizio vi ho fatto vedere che non ho una singola pietra, ne ho diverse, parecchie cose. Ci sono gli affilatori guidati, ci sono come in Lansky ad esempio, ma ci sono quelli elettrici, ci sono addirittura quelli elettronici. Cioè noi possiamo star qua dei giorni a parlare di affilatura, ma la filosofia mia, e qualcuno di voi me l'ha riscontrata e questo mi ha fatto piacere, mi ha scritto più di qualcuno nei commenti che vive, uno fa il contadino e l'altro fa il pastore, e loro mi confermano che loro hanno sempre affilato sia i loro attrezzi che i loro coltelli con una singola pietra e spesso con una semplice cote, quindi una pietra naturale. Avete presente quelle che i contadini mettono nel corno per affilare la falce? Ecco, quindi hanno sempre affilato con una singola pietra, eppure loro vivono di natura, non sono come me ormai vecchio babbione che va a fare il Rambo nel weekend assieme a tantissimi altri estimatori che mi seguono, che magari si va a fare l'uscita del weekend, si va a fare anche il campo, perché c'è anche chi fa dei bei campi, dei campi seri, sta in giro anche una settimana a vivere nei boschi con quello che trova, e questo mi fa piacere, non denigro nessuno, anzi sono persone spesso in gamba, ma queste altre persone che mi confortano con i loro commenti sono persone che vivono di questo, vivono di natura e utilizzano gli strumenti da taglio tutti i giorni e tutto il giorno. Questo è il discorso. Dopo volete criticare, volete dire la vostra, io sono sempre a disposizione, lo sapete benissimo, basta che andate a leggere i commenti e vedete che rispondo, che dico. Ci sono poi persone che criticano perché il mio canale non è monotematico, ma il mio canale non vuole essere monotematico, perché io ho più passioni e a me piace parlare delle mie passioni, mi piace anche parlare di altro. Intendo non solo della vita dopo la morte, dei libri, dei film, mi piace parlare nel mio canale un po' di tutto, ed è una cosa che ho visto che piace. Sicuramente ha meno feeling di parlare di qualcosa di super tecnologico o di outdoor, sicuramente perché il mio canale aveva iniziato col parlare di coltelli. Però ho tante richieste, per esempio, di persone che vorrebbero un vlog. Allora stavo pensando di fare un daily vlog, non tanto per esibizionismo, vista la mia età faccio anzi fatica già un po' a fare questi video perché non sono un ragazzino youtuber, ma tanto per tenere un contatto diretto con voi in cui parlo, racconto, esprimo, faccio vedere quello che succede durante la mia giornata. Ovviamente le cose che si possono far vedere, le cose piacevoli, le cose anche meno piacevoli, ma magari che sono videograficamente trasmissibili, diciamo così. Perché tanti mi chiedono: ma tu come fai così, tu come fai colà? Ecco che anche questo social video diventa un momento di confronto in cui, in questa società multimediale, in cui però ci si fa più fatica, poi adesso anche a causa della pandemia, a confrontarsi di persona, ci si riesce almeno a confrontarsi virtualmente. Vi chiedo scusa per questo pippone, per questo pistolotto, cercherò di farne sempre meno e di fare invece più video divertenti che vi piacciono. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se siete o meno d'accordo con me. Quindi il canale non chiuderà, il canale andrà avanti. Ho due
progetti abbastanza importanti. Uno è un progetto che vedrete fra poco, il progetto Calcifer. Sapete che è Calcifer, no? È quella fiamma, quel demone fiamma che nel castello errante di Howl è il motore del castello. Quindi vedrete il progetto Calcifer, vi interesserà sicuramente. Sto portando avanti questa collaborazione con Gennaro di Smart Video Photography, in cui parliamo un po' di tecnologia, facciamo le nostre dirette su Instagram tutte le mattine alle 9 e poi abbiamo la nostra diretta invece sul mio canale Instagram Ermanno Azzolini il mercoledì sera alle 21, di cui parliamo un po' anche lì di tutto. Quindi seguitemi non solo qua, venite su Instagram, sempre Ermanno Azzolini, e vedrete tutte le novità. Vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale, vi ringrazio doppiamente perché stiamo aumentando di numero. Forza e coraggio, abbiamo superato i 7.000, dobbiamo arrivare ai 10.000 per potervi fornire dei servizi che YouTube permette solo a chi ha più di 10.000 iscritti, quindi fare dei video anche particolari come le stories, così possiamo rimanere più in contatto. Ci vediamo nel prossimo video, grazie ancora a tutti.